Le relazioni, si sa, sono complicate e anche quando pensi di conoscere il tuo partner non puoi mai essere sicuro di quello che sta pensando. Ecco perché le relazioni sono difficili e a volte, anche provando tutto ciò che puoi, le cose semplicemente non funzionano. Milky Way Prince, The Vampire Star è interamente progettato, programmato, illustrato e diretto da un giovanissimo autore, Lorenzo Redaelli. Spero di aver azzeccato la pronuncia, che ha scritto una storia semi-autobiografica su un'estate di amore disfunzionale tra due ragazzi. La stella della storia è Nuki, un ragazzo solitario e grande appassionato di stelle. Una notte, mentre sta aspettando una pioggia di meteoriti, vede una stella precipitare verso il suolo e, cercando il punto di atterraggio, invece di una stella trova Sune, che pensa essere niente poco di meno che il principe della Via Lattea, il personaggio di una storia che ama fin da bambino. Sune sta piangendo, avverte Nuki che è pericoloso stare lì vicino e che forse gli farà del male. Imperterrito, Nuki si innamora perdutamente di Sune e la coppia inizia una vorticosa storia d'amore, stabilendosi l'uno nell'orbita dell'altro. O almeno, questo è ciò che Nuki vorrebbe. Dopo aver trascorso del tempo con Sune, inizia a rendersi conto che questa stella potrebbe essere troppo instabile, ma il legame che sente con lui è reale ed è determinato a salvare il suo principe. All'inizio Milky Way Prince può sembrare una tipica visual novel romantica, ma una volta entrati nella storia diventa abbastanza ovvio che questa non è una normale storia d'amore. Sune è strano e misterioso, la sua personalità irregolare, ma anche l'ossessione di Nuki per lui è malsana, e mentre la loro storia continua, le cose vanno sempre peggio. Un momento Sune è amorevole e gentile, quello successivo è freddo e distante. Nuki fatica a stare al passo con lui e capire che cosa sta facendo di sbagliato. Non importa quello che fa, la risposta non è mai quella che si aspetta. La reazione di Sune sempre inaspettata. La relazione diventa stressante e mentalmente violenta. Più Nuki ama, più sembra essere ferito e confuso. Se quello che cercate è una boys love con un lieto fine, Milky Way Prince non fa per voi. Qui non c'è un lieto fine, non è un gioco piacevole da giocare, non è divertente. Questo è un viaggio maturo, molto personale, spesso scomodo, che racconta una storia per trasmettere un messaggio. Come in tutte le visual novel, il focus principale di Milky Way Prince è la storia e tutto ciò che dovrete fare sarà leggere e prendere decisioni. Il gioco è piuttosto lineare e la storia si ramifica in 3 diversi finali, a seconda di quanto dominante o sottomesso sarà Nuki e quante volte esprimerà il suo amore per Sune. Una piccola aggiunta viene dal fatto che ogni volta che i due faranno sesso, il gioco presenterà 5 opzioni da esplorare, ciascuna basata su uno dei 5 sensi. Selezionando uno dei simboli, Nuki descriverà ciò che sta provando in quel momento. Queste scene non sono mai volgari o eccessive, quindi possono essere apprezzate anche da chi non ama le storie fra ragazzi. L'interfaccia è chiara e pulita, ma un problema che ho riscontrato è la mancanza di un tasto per far avanzare il testo in modo automatico. Inoltre non c'è un modo per avanzare velocemente nel gioco. Dopo averlo terminato per la prima volta, sarà possibile abilitare un'opzione per raddoppiare la velocità del gioco, ma non cambia molto. La storia comunque non è molto lunga, una singola run richiede all'incirca 3 ore, quindi per vedere tutti e 3 i finali ne serviranno circa 4-5. Visivamente, Milky Way Prince ha un'estetica davvero pulita, combina ambienti 3D dai colori audaci ed influenzati dalle scenografie di Robert Wilson con personaggi 2D in stile anime, ispirati a Suehiro Maruo e Masaaki Yuasa. Ottima è la colonna sonora, con più di 30 minuti di musica originale, ma il gioco non ha paura di rimanere in silenzio, dato che molte scene sono completamente mute per meglio rappresentare quello che sta accadendo. Milky Way Prince, The Vampire Star, insomma, non è perfetto. Potrebbe sembrare un po' vuoto dato che ci sono solo 2 personaggi, ed a volte è difficile capire la storia, ma è un'esperienza che vale la pena di provare. Non è sicuramente per tutti, ma io lo consiglio sicuramente.